Le particelle elementari sono in definitiva delle forme matematiche. Nella lezione scorsa abbiamo visto come la guida che ha portato Heisenberg sulla soglia di scoprire il principio di indeterminazione è data dall'inafferrabilità dell'elettrone, cioè egli, a partire dalle connessioni tra le grandezze osservabili, ovvero dai dati delle misurazioni, capisce che i famosi salti quantici sono una sorta di apparire e scomparire dell'elettrone in maniera appunto inafferrabile per l'osservatore. Cioè in sostanza Heisenberg rinuncia a descrivere quello che succede nell'atomo ricorrendo a strutture che appartenevano alla fisica classica o anche riferite al mondo che ci circonda. E l'unica descrizione che riteneva degna di essere considerata in questa situazione era la descrizione matematica al di là di ogni intuizione visiva o del senso comune. Ecco perché a partire dai dati sperimentali costruisce un impianto matematico che poi prenderà una forma definitiva con l'aiuto di Born e Jordan, come abbiamo visto, e che verrà chiamata meccanica matriciale applicata alla quantistica, ovvero sancisce la nascita della meccanica quantistica vera e propria. Ma qui entra in gioco Einstein, il quale gli aveva fatto notare in una discussione su questo argomento fatta pochi giorni dopo la pubblicazione del suo articolo, che solo la teoria decide che cosa si può osservare. Ma ci torniamo fra un attimo. Werner Karl Heisenberg nasce a Würzburg, nella Germania meridionale, il 5 dicembre 1901, in una famiglia evangelica luterana. Il padre insegna lettere classiche, gli trasmette l'amore per la letteratura e per la filosofia, ma anche una sorta di ansia di competere per primeggiare, un'ansia che aveva messo a lui e a suo fratello, fondamentalmente, suo fratello maggiore. La sua vita è costellata da questa determinazione unita a un talento chiaramente fuori dal comune. Pensiamo che il genio di Majorana si troverà a suo agio praticamente solo con Heisenberg. E questa determinazione, questo talento sono caratteristiche che si manifestano fin da giovane. Nel 1909 la famiglia si trasferisce a Monaco di Baviera. Dopo il diploma Werner decide di iscriversi all'Università di Fisica, che a Monaco è diretta dal grande Sommerfeld. Da Sommerfeld ho imparato l'ottimismo, da quelli di Gottinga la matematica, da Bohr la fisica, dirà Werner molti anni dopo. Comunque già nel 1921 un suo articolo sul funzionamento di alcuni fenomeni atomici viene pubblicato su una prestigiosa rivista di fisica. I suoi studi di fisica si accompagnano a letture filosofiche, tanto che proprio in quegli anni scriverà questa frase: continuavo a chiedermi come mai un grande filosofo come Platone si fosse convinto di poter riconoscere un ordine nei fenomeni naturali, quando noi non ne trovavamo alcuno. Questa frase è molto indicativa dell'orientamento filosofico che poi Heisenberg prenderà, sempre alla ricerca appunto di quest'ordine nascosto. Tanto che poi, molti anni più tardi, lo stesso Heisenberg dirà che chi destina la propria vita al compito di studiare le singole connessioni della natura si troverà sempre posto davanti al problema di come quelle singole connessioni vengano ordinate armonicamente in quel tutto che ci viene offerto dalla vita o dal mondo. Che fra l'altro è una riflessione oggi molto importante e utile, secondo me, alla luce della frammentazione dei saperi che ci circonda. Heisenberg era in questo senso un antesignano dell'unione dei saperi, no? Basti pensare che le sue riflessioni su filosofia e religione lo porteranno a vincere il premio Romano Guardini, che era un teologo cattolico, nonostante Heisenberg fosse luterano, quindi la dice anche lunga delle sue ampie vedute da diversi punti di vista. Ma torniamo alla quantistica. Abbiamo detto che Heisenberg ebbe una discussione con Einstein riguardo le sue scoperte. Dunque, questo succede nel 1925, nell'autunno del 25. Heisenberg presenta le conclusioni della sua meccanica delle matrici all'Università di Berlino, dove appunto c'è lo stesso Einstein che chiede di parlare con lui alla fine della conferenza, anzi gli chiede di accompagnarlo a casa. E quindi c'è questo dialogo interessantissimo che vi vorrei leggere perché Heisenberg lo riporta assolutamente integrale o quasi nel suo libro Fisica e oltre. In particolare chiama questo suo capitolo Una conversazione con Einstein. Allora, Einstein dice ad Heisenberg: trovo molto strano quanto ci ha detto oggi. Lei ammette l'esistenza degli elettroni nell'atomo, però non ne prende in considerazione le orbite, sebbene il moto degli elettroni sia perfettamente visibile nella camera a nebbia. Vorrei che mi spiegasse meglio i motivi che l'hanno spinto ad abbracciare questa bizzarra posizione. E Heisenberg risponde: non siamo in grado di osservare le orbite degli elettroni, osserviamo invece la radiazione emessa dall'atomo
in base alla quale deduciamo le frequenze e le ampiezze degli elettroni. Continua, giacché una buona teoria deve fondarsi su grandezze direttamente osservabili, ho ritenuto più corretto limitarmi ad esse e basarmi sull'ipotesi poi verificata che rappresentino le orbite degli elettroni. Einstein gli ribatte, ma dice sul serio? Dunque, secondo lei una teoria deve basarsi esclusivamente su grandezze osservabili? Così ha fatto anche lei con la teoria della relatività. Lei stesso ha affermato che non ha senso parlare di tempo assoluto proprio perché il tempo assoluto non è osservabile. Lei stesso ha detto che solo il tempo indicato dall'orologio, misurato in un sistema, sia in moto sia in quiete, ha valore per la determinazione del tempo. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di relatività ristretta, praticamente Einstein demolisce l'idea per il quale c'è un tempo assoluto e c'è solo un tempo relativo. E Einstein gli risponde: può essere che abbia detto una cosa del genere, ma comunque sia non ha senso. Forse potrei esprimermi in modo meno preciso dicendo che i dati osservati hanno un certo valore euristico, ma in linea di principio è sbagliatissimo tentare di fondare una teoria esclusivamente su grandezze osservabili. Anzi, in realtà avviene esattamente il contrario, è la teoria che decide cosa dobbiamo osservare. Poi la discussione continua in maniera interessantissima, si parlerà di bellezza delle leggi fisiche, di semplicità, di verifiche sperimentali, eccetera, eccetera. Cioè una discussione che vi consiglio assolutamente di leggere. Ma questa frase è la teoria a decidere cosa dobbiamo osservare, ad Heisenberg ronza in testa per parecchi mesi. Cioè, cosa significava? Significava che anche se le teorie scientifiche si basano sui fatti, questo è indiscutibile, tuttavia per poter fare un'osservazione dobbiamo avere qualcosa in mente. Non posso misurare una cosa senza prima avere un'idea di cosa e di come misurarla. Per esempio, un fenomeno come quello inerente alla luce e all'elettrone che interagiscono. Per osservare questo fenomeno devo avere in testa le leggi di Maxwell, altrimenti non capisco che cosa devo misurare. Cioè, senza quelle leggi è impossibile capire l'osservazione e la misurazione. Quindi deve venire prima dell'esperimento, anche perché necessitiamo di uno strumento di misura che deve essere costruito e studiato sulla base di una teoria. Cioè, se volete una banalizzazione di questo, possiamo dire che per misurare le temperature di diversi liquidi mi serve per esempio un termometro, ma il termometro è costruito con in mente la teoria per la quale il calore si trasferisce da un corpo più caldo a un corpo più freddo. Senza questa teoria non potrei basarmi sulle misurazioni di un termometro e paragonare ad esempio le temperature di diversi liquidi. Se poi l'esperimento diventa più complesso è pure peggio, perché le teorie implicate possono essere più di una. Quindi in generale il metodo scientifico prevede proprio che lo step teorico preceda quello sperimentale. Tutto sommato sarebbe osservazioni, ipotesi, esperimenti reiterati e poi la conclusione. Quindi, insomma, per osservare correttamente abbiamo bisogno di una teoria. Torniamo alla formula. Questa è la formula del principio di indeterminazione. Abbiamo detto che non si può sapere con precisione la posizione e la quantità di moto di una particella perché più si misurerà precisamente l'una, meno la misura dell'altra sarà precisa e viceversa. Quindi è insomma come prendere un'anguilla viva, o la si butta nell'acqua bollente e la si cucina, così la si può afferrare dopo che è cotta, o altrimenti la si guarda sguizzare via velocemente dalle mani senza poterla trattenere. Ricordiamo anche che in inglese questo principio è chiamato principio uncertainty principle, cioè principio di incertezza. Perché? Perché in realtà questo delta ha a che fare con l'errore della misurazione. Ogni misurazione ha degli errori che possono essere più o meno grandi. Più piccoli sono gli errori, chiaramente migliore è la misurazione, più si avvicina al caso ideale. Quindi il delta non è altro che una variazione, è quella che, insomma, nelle misurazioni, se io misuro la lunghezza di un qualcosa, posso dire che misura 93,5 più o meno 0,5. Il che vuol dire che la mia misurazione potrebbe essere 94 oppure potrebbe essere 93. Perché più o meno 0,5 è proprio la mia incertezza, il mio delta di misurazione. E quindi evidentemente si trova misurando la distanza tra le due dividendo per 2. E questo è proprio il metodo classico di trovare il delta. Ed è a questo che si riferisce il delta P e il delta X del principio di indeterminazione.
Così nella meccanica quantistica non è che la posizione e la quantità di moto non esistono simultaneamente, sia chiaro, è che non si possono misurare simultaneamente. Cioè, il fatto fondamentale è che nella meccanica quantistica non c'è nessuno stato nel quale posizione e impulso esistano simultaneamente, siano misurabili simultaneamente, quindi è impossibile misurarli simultaneamente. Ecco che in questo caso la teoria addirittura ci dice cosa dobbiamo e cosa possiamo misurare. Quindi i concetti classici della fisica classica nella teoria dei quanti diventano inapplicabili. Heisenberg è convinto che la realtà è totalmente un'altra da come l'abbiamo imparata. Così amava ripetere che questa idea l'aveva imparata dalla natura stessa. Fra l'altro in questo modo si supera il realismo e il positivismo, perché non si può conoscere a priori il significato della realtà, come direbbe un realista, ma neanche quello dell'esperienza, come direbbe un positivista. Ma per dirla come Einstein e Heisenberg, solo la teoria ci insegna cosa sia osservabile. Il principio di Heisenberg nasce per chiarire una volta per tutte il comportamento delle particelle nel microcosmo. Quello che sia lui che Bohr cercavano di capire in fondo era di come interpretare gli esperimenti e quindi una teoria che fosse utile a spiegare il dualismo onda-corpuscolo. Sebbene la meccanica ondulatoria e quella delle matrici fossero, appunto, come abbiamo detto, matematicamente equivalenti, il nodo cruciale rimaneva un elettrone e un'onda o una particella. Cioè, come si comporta momento per momento? A parte la visione probabilistica di Born, infatti, i fisici non è che avessero molto altro. Per di più, il concetto di salto quantico e in generale la quantizzazione erano per Heisenberg imprescindibili, dato che gli esperimenti non potevano negare la natura discontinua della realtà. E poi la camera a nebbia mostrava in qualche modo le traiettorie, in un certo senso, dell'elettrone in movimento, per quanto approssimativamente, perché dagli apparati sperimentali si poteva dire che l'elettrone si spostava da un punto a un altro con una certa velocità. Ecco, qua avete una foto di una camera a nebbia. La traccia di un elettrone o di una particella che si può osservare in una cosa del genere, in una camera a nebbia, ha soltanto l'apparenza di una traiettoria. In realtà non sono nient'altro che una serie di goccioline d'acqua depositate sulla scia. E quindi è una traccia discontinua. Anche se sembrano delle tracce continue, queste sono tracce discontinue, cioè sono una serie di, diremo così, goccioline d'acqua affiancate una all'altro, che determinano poi la scia, appunto, di passaggio della particella. Cioè, se ci fate caso, sembra di essere tornati al paradosso di Zenone di Achille la tartaruga, che questa volta evidentemente diventa risolvibile. Cioè, in che senso? Se vi ricordate, il paradosso diceva che Achille non poteva mai raggiungere la tartaruga se la tartaruga era partita in anticipo, anche se lentissima. Perché? Perché ogni volta che Achille arriva di fianco, diciamo, raggiunge la tartaruga ha già compiuto un piccolo passo in avanti. E quindi, e così via all'infinito. Quindi praticamente più si va avanti, più si restringe questa distanza tra Achille e la tartaruga, ma Achille non la potrà mai raggiungere, perché ogni volta che Achille la sta per raggiungere, per quanto lentamente, la tartaruga farà un altro pezzettino, e poi un altro pezzettino, e poi un altro pezzettino, e questa roba qui potrebbe andare avanti all'infinito. Ebbene, se volete, invece, in meccanica quantistica questa cosa non esiste, perché c'è un limite anche allo spazio. Anche lo spazio ha una grandezza massima, che peraltro è data proprio dalla costante di Planck, in un certo senso. Quindi anche lo spazio è discontinuo, quindi si arriverà a un punto in cui sotto quel limite la tartaruga non si può, diciamo, più muovere, diciamo così, farà un salto, e quindi è lo stesso salto che poi farà Achille. In questo senso la meccanica quantistica risolve il paradosso di Zenone, che vi ricordo è un paradosso intelligentissimo, è un paradosso che mette in crisi totalmente la logica che sta dietro la discussione su come sia fatto il mondo. Quindi, al di là delle banalizzazioni, il paradosso di Zenone è altamente profondo e serve a sostenere poi l'idea di Parmenide, per la quale la logica non è sufficiente a descrivere tutta la realtà. Comunque, dire che una particella ha una traiettoria
è privo di significato dal punto di vista fisico, ma con l'utilizzo della camera a nebbia o di qualsiasi altro strumento, per quanto sofisticato, quanto precisa poteva essere la misurazione della posizione e quanto quella della velocità, cioè della quantità di moto di una particella? Il problema da cui Heisenberg parte è proprio questo: misurare la posizione nello spazio di un elettrone. Quindi se prendiamo un elettrone, per misurare la sua posizione devo necessariamente illuminarlo, questo pensa Heisenberg. Ma illuminare un elettrone vuol dire lanciargli un fotone. Eccolo qua, questo è il mio fotone e questo è il mio elettrone. Quindi studio poi la luce riflessa del mio fotone in modo da capire dove andrà a finire il mio elettrone. Ovviamente dovrò usare un numero considerevole di fotoni, non posso pensare di usarne solo uno, però a livello teorico potrebbe bastarmene anche solo uno. Tuttavia, essendo l'elettrone molto piccolo, l'unico modo che ho di poterlo vedere è puntargli una luce che abbia una lunghezza d'onda molto piccola. Cioè, non posso misurare qualcosa di piccolo con uno strumento grande, non posso misurare la grandezza di una formica usando il chilometro, dovrò usare il centimetro o addirittura il millimetro. La stessa cosa vale in questa situazione. Per misurare un elettrone devo usare un fotone o, se preferite, una luce che abbia una lunghezza d'onda che sia paragonabile a quella del diametro dell'elettrone, quindi molto piccola, cioè devo usare sostanzialmente un raggio gamma. Ma noi sappiamo che la lunghezza d'onda piccola implica una frequenza alta. Infatti la formula della velocità della luce ci dice che la lunghezza d'onda e la frequenza sono inversamente proporzionali, perché C è una costante evidentemente. Siccome dall'equazione di Planck io so che l'energia è data dalla costante di Planck per la frequenza, una piccola lunghezza d'onda vuol dire una grande frequenza, e una grande frequenza evidentemente vuol dire una grande energia. Ciò determina un impatto con l'elettrone molto potente, cioè con un'energia molto grande. Cioè l'energia del fotone di impatto si tramuta in energia cinetica per il fotoelettrone. L'abbiamo visto anche nell'effetto fotoelettrico, no? All'aumentare dell'energia impattante del fotone sull'elettrone, l'elettrone acquisisce un'energia cinetica maggiore. E tutto questo cosa implica? Implica che maggiore è la precisione con cui voglio misurare la posizione di un elettrone in un dato momento, minore potrà essere la mia capacità di predire a che velocità stesse andando al momento dell'impatto, perché non posso calcolare con precisione la differenza di quantità di moto. E se viceversa voglio calcolare con un minor margine di errore la quantità di moto e quindi la velocità e quindi l'energia cinetica, se volete, di un elettrone, allora devo utilizzare un'energia di impatto minima, ma questo implica una frequenza di luce molto bassa, cioè una grande lunghezza d'onda, ma una grande lunghezza d'onda non mi permette di essere preciso nella misurazione della posizione. Quindi capite bene che questo esperimento mentale di Heisenberg descrive perfettamente l'idea del principio di indeterminazione. D'altronde noi sappiamo dall'equazione fondamentale della meccanica quantistica che P per X meno X per P è uguale a meno I per H tagliato. Abbiamo visto nella prima parte della lezione, che tradotto in parole significa che se misuro prima la quantità di moto e poi la posizione, ottengo un risultato A. Se misuro prima la posizione e poi la quantità di moto, ottengo un risultato B. E siccome A meno B non fa 0 ma fa qualcosa, posso concludere che l'osservazione in qualche modo determina un cambiamento dell'esperimento. Cioè da queste considerazioni che Heisenberg è in grado di trovare la formulazione matematica che rende conto del fenomeno quantistico appena descritto. Cioè delta P, delta X maggiore o uguale, riscriviamolo, ad H fratto 4π, o se preferite H tagliato mezzi. Cioè era l'indeterminazione intrinseca a rendere possibile l'equazione matriciale. Da questa relazione matematica si deduce che la precisione nella misura della quantità di moto e della misura della posizione sono inversamente proporzionali. Dunque con questo esperimento mentale Heisenberg mette in luce una caratteristica peculiare della meccanica quantistica, cioè una caratteristica che la differenzia definitivamente dalla fisica classica. È impossibile raggiungere una buona precisione nella misurazione della quantità di moto e della posizione. E questo non è un limite dovuto agli strumenti di misurazione, come
ogni tanto si sente in giro. Cioè, anche se miglioro al massimo l'efficienza dello strumento, non si può superare questo impedimento. È una caratteristica intrinseca della materia, cioè un problema, se volete, ontologico, direbbe un filosofo, che quindi implica un limite nella nostra possibilità di scegliere. È come se il creatore, in un certo senso, avesse posto un limite alla nostra possibilità di conoscere. Cioè è come se fosse necessaria una scelta. O si decide di misurare con precisione un valore, oppure si decide di misurare con precisione l'altro valore. Entrambe le cose insieme non si possono avere. La natura microcosmica rimarrà sempre inconoscibile del tutto. Qui più che mai physis cryptestai philei, cioè la natura ama nascondersi, la frase di Eraclito che descrive perfettamente questa situazione. Questo è dunque il colpo decisivo al determinismo. Lo stesso Heisenberg dirà: nella formulazione netta della legge di causalità, se conosciamo esattamente il presente possiamo calcolare il futuro, che è una frase che si fa risalire a Laplace, è falsa non la conclusione ma la premessa. Noi non possiamo in linea di principio conoscere il presente in ogni elemento determinante. Questo dice Heisenberg. Quindi anche la traiettoria non è più quindi un percorso continuo, come vi dicevo, ma una serie di step quantizzati, discontinui. Così come nella camera a nebbia sono le famose molecole d'acqua che condensano, che fanno sembrare la traiettoria continua. Ma si può dimostrare matematicamente il principio di indeterminazione in maniera semplice? Nì. Diciamo che si può avere un'idea approssimata di come si calcola il principio di indeterminazione. Vediamo un po'. Allora, facciamo finta che ci sia un raggio di elettroni, quindi un flusso, un raggio di elettroni che deve passare attraverso una fenditura, come potrebbe essere il buco di una serratura. E supponiamo che questa fenditura abbia una grandezza, un diametro che chiameremo d minuscolo. Ora, evidentemente, se guardo la situazione dall'alto, sono in una condizione di questo tipo. Questa è la grandezza d e questo è il flusso, il raggio di elettroni incidenti sulla fenditura. Ovviamente al diminuire di d diminuisce l'incertezza con cui posso misurare la posizione, se volete, dell'elettrone, cioè la famosa delta x, che quindi sarà evidentemente uguale, delta x sarà uguale a d mezzi. Anzi, segniamolo qui, delta x uguale a d fratto 2, come abbiamo visto prima. Restringendo al più possibile d, diminuisco anche delta x, perché evidentemente sono inversamente proporzionali, ma questo determina che cosa? Determina una sorta di diffrazione. Perché? Perché quando poi la grandezza d, quindi il diametro della fenditura, è circa uguale al diametro della lunghezza d'onda dell'elettrone, ricordiamo che anche l'elettrone, secondo la formula di de Broglie, ha una lunghezza d'onda che è evidentemente pari ad h fratto p, cioè fratto la quantità di moto dell'elettrone stessa. Nel momento in cui quindi sono dello stesso ordine di grandezza, si genera il fenomeno della diffrazione. Il fenomeno della diffrazione è semplicemente quello che si nota anche facendo passare una luce attraverso una fenditura, l'allargamento della luce al restringersi della fenditura. Quindi, se volete, possiamo rappresentare la situazione così, dove questo è l'angolo alfa che mi dice di quanto si sta diffrangendo il raggio incidente di elettroni. Ora possiamo dire che per la legge della diffrazione il seno di alfa, quindi per calcolare poi l'angolo, è circa uguale alla lunghezza d'onda incidente fratto d, dove d è appunto la fenditura, il diametro della fenditura. Ma guardando questa figura ci possiamo anche accorgere che questa grandezza è il mio delta P. Perché il mio delta P? Perché questo è il raggio del mio elettrone e quindi sarà la sua quantità di moto. Questa è la sua distanza totale, la sua ampiezza totale, cioè la quantità di moto può essere in quella o in questa direzione, e quindi delta P sarà dato proprio dalla metà di questa apertura. E se noi guardiamo questo triangolo, cioè se lo guardiamo, diciamo così, astraendolo, questo è il mio delta P e questo è il mio P e questo è il mio alfa, evidentemente per alfa molto piccoli queste due P sono quasi uguali e quindi posso dire che delta P fratto P è circa uguale ad alfa. Dovrebbe essere tangente di alfa, ma sempre per alfa piccoli, sia il seno di alfa sia la tangente di alfa sono circa uguali all'angolo stesso. Quindi possiamo scrivere, proprio alla luce di queste considerazioni, che alfa è circa
lambda fratto d, ma che è anche circa uguale a delta P fratto P. A questo punto, avendo queste considerazioni, posso proprio scrivere l'equazione lambda fratto d circa uguale a delta P fratto P. Ma abbiamo detto prima che delta x è d mezzi, ovvero che d è uguale a 2 volte delta x, e quindi possiamo riscrivere l'equazione in questo modo: lambda fratto 2 delta x circa uguale delta P fratto P, ovvero portando il delta x in alto e la P dall'altra parte possiamo scrivere che delta P per delta x è circa uguale a lambda per P mezzi. Ora, se riprendiamo la formula di De Broglie che avevamo scritto qui, eccola qua, noi sappiamo che lambda è uguale ad h fratto P, e quindi evidentemente che lambda per P è uguale ad h. Perciò questo può diventare esattamente questo, cioè possiamo concludere che delta P per delta x è circa uguale ad h mezzi, dove h è evidentemente la costante di Planck. Questa certo è una spiegazione approssimativa di quello che succede, ma con buona approssimazione possiamo dedurre che il principio di indeterminazione nasca proprio da considerazioni di questo tipo a livello matematico. Ovviamente ci sono tanti modi matematici di dimostrarli, non c'è solo questo. Per esempio ne abbiamo visto uno nella lezione sulla nascita della meccanica quantistica. Alla fine abbiamo visto che il quanto d'azione è un'ellisse sul piano quantità di moto spazio, e quindi l'area dell'ellisse minima ci dà proprio l'idea che delta P e delta x fanno parte dell'area della mini ellisse, dell'ellisse minima che si può formare, quindi dell'azione minima che può esistere per la meccanica quantistica, e quindi quello è anche un altro modo di vedere la dimostrazione del principio di indeterminazione che trovate proprio in quella lezione. Ci tengo inoltre a sottolineare che esiste un'altra formulazione del principio di indeterminazione, che è questa qui, assolutamente equivalente a quella di prima. Come si può arrivare da delta I, delta P, delta X maggiore o uguale ad H fratto 4π a delta E per delta T? Beh, ci si può arrivare in vari modi, per esempio con le unità di misura innanzitutto, ma il modo più semplice secondo me è ricordarsi che delta P, cioè la variazione di quantità di moto, è l'impulso, ma l'impulso non è nient'altro che forza per tempo, per variazione di tempo. Infatti delta P non è nient'altro che m per delta V, ma noi sappiamo che A è uguale a delta V fratto T, e quindi possiamo scrivere che delta V è uguale ad A per T, e quindi io posso scrivere che delta P è uguale ad m per A per T, ma m per A è proprio la forza, ed ecco che vediamo che delta P è anche uguale a F per delta T. Ma siccome F per delta T per delta X, perché a questo punto il mio delta P è diventato F per delta T, può anche essere riscritto come F per delta X per delta T, e siccome so che forza per spostamento equivale al lavoro, ovvero all'energia, a questo punto posso scrivere delta E o delta L, che è la stessa cosa, per delta T maggiore o uguale ad H fratto 4π. Formulazione importantissima, quindi maggiore sarà l'energia in gioco, minore sarà il tempo necessario. Questo dà una serie di conseguenze, tra cui quella che il vuoto non può essere privo di energia, perché sarebbe a tempo zero, il tempo zero non può esistere, cioè un delta T uguale 0 non può esistere, quindi anche il vuoto deve avere un'energia, ma a questo poi ci dedicheremo magari una lezione. Un'ultima precisazione è che l'articolo sull'indeterminazione viene pubblicato il 22 marzo del 27, nonostante Bohr fosse contrario a che Heisenberg pubblicasse questo articolo, ma non per gelosia, sia chiaro. Aveva cercato di dissuaderlo dopo averlo letto, dicendogli non è del tutto giusto, cioè si era soffermato sull'esperimento mentale di Heisenberg, quindi il famoso fotone che incontra l'elettrone, e gli fece notare che il punto critico non era l'impatto del fotone in sé, poiché già Compton aveva studiato con precisione che gli impatti rispondevano alle leggi degli urti, e perciò il problema non era un problema teorico sul calcolo della direzione della velocità dell'elettrone dopo l'urto. Non era quello che portava all'indeterminazione secondo Bohr, ma era invece l'impossibilità di sapere con precisione l'angolo di collisione del fotone con l'elettrone. Cioè, nell'osservazione del fenomeno al microscopio è fondamentale che l'occhio guardi attraverso
una fenditura, una sorta di fenditura circolare, ma tale fenditura sottostà al fenomeno ondulatorio della diffrazione, come abbiamo visto anche nella dimostrazione matematica, ed è questo il punto cruciale dell'indeterminazione secondo Bohr. Quindi sarà Bohr a dare alla doppia natura corpuscolare ondulatoria della materia il motivo principale dell'incertezza, cioè dell'indeterminazione. È il fenomeno della diffrazione che implica che la grandezza della fenditura attraverso cui passa l'onda luminosa venga diffratta se l'apertura stessa è dello stesso ordine della lunghezza d'onda della particella incidente, e quindi minore è la fenditura, maggiore sarà la diffrazione generata, come abbiamo visto prima. Inoltre il fotone obbedisce alle leggi ondulatorie di riflessione e diffusione, oltre che di rifrazione, visto che l'analisi del risultato post-collisione, cioè la possibilità di osservare cosa succede, è necessariamente data dal fotone restituito all'occhio dopo l'impatto. Quindi è fondamentale conoscere l'angolo di collisione per poter valutare la riflessione e la diffusione del fotone che poi raggiungerà il nostro occhio. È così che si può capire cosa sarà successo all'elettrone colpito, ma questa previsione non è adeguatamente calcolabile se non rendendo la luce meno invasiva possibile, come abbiamo detto, cioè a patto di rinunciare alla precisione nel calcolo della posizione. Possiamo dire che ci sono una serie di fattori che concorrono a dare fondamento al principio di indeterminazione, ma questi fattori, secondo Bohr, fanno capo alla doppia natura della luce e della materia. In sostanza, il fisico danese ritiene che un'interpretazione ondulatoria del fotone diffuso, cioè riflesso dopo la collisione, sia indispensabile per l'analisi corretta dell'esperimento di Heisenberg. È il dualismo onda-particello insito nella natura a creare l'indeterminazione. E quindi, sebbene Heisenberg avesse fatto di tutto per evitare che il concetto ondulatorio che era stato portato avanti da Schrödinger fosse preso in considerazione, dovette non solo usarlo nelle conclusioni, quando poi riscrisse l'articolo, ma ammettere anche che questo era integrabile con la visione probabilistica di Born, oltretutto, di Max Born. Inoltre, Niels Bohr, aggiunge all'articolo di Heisenberg quello che viene chiamata la complementarietà, cioè le proprietà ondulatorie e corpuscolari delle particelle sono aspetti mutualmente esclusivi e tuttavia complementari del medesimo fenomeno. Onda e particella sono due facce della stessa medaglia, non si possono vedere contemporaneamente, devo scegliere se vedere la faccia, diciamo così, onda o la faccia particella, tuttavia la moneta, cioè il microcosmo, è fatto di tutte e due contemporaneamente. In conclusione, sia le onde che le particelle risultano indispensabili per descrivere completamente la realtà microcosmica, cioè sono entrambi vere ma parziali. Il limite è dato dal fatto che non è possibile guardarle ambedue nello stesso tempo, cioè non si può pretendere di guardare contemporaneamente ordito e trama di un tappeto, per dire un altro esempio che fa il fisico Lederman. Bisogna scegliere cosa privilegiare: o guardo l'immagine da lontano, diciamo così, del tappeto e quindi guardo la sua trama, oppure mi avvicino e guardo l'ordito. Non può esistere un esperimento che permette di vedere la doppia natura contemporaneamente.